Mi chiamo Simone Fazio, sono nato a Modena e lavoro a Castelfranco Emilia. Ho frequentato l'Istituto d'Arte a Modena, il Venturi, e per quanto riguarda gli studi universitari ho deciso di frequentare disegno anatomico e chirurgico sotto medicina invece che l'accademia, perché pensavo semplicemente che una formazione scientifico-illustrativo mi fornisse molta più preparazione rispetto che un'accademia. L'opera che porto in mostra è un frattale di 2 metri per 2 realizzato a olio e cerco di descrivere un'immagine onirica dell'inferno. Sono in questo preciso momento a metà della realizzazione, perché è un'opera che sto proprio facendo ad hoc per la mostra, e durante tutta la realizzazione sono in contatto con Giorgia Bergantin e Maria Chiara Wong, e faccio vedere loro anche tutto quello che è stato il percorso che mi ha portato a realizzare l'intera opera. Descrivere il mio lavoro è una cosa abbastanza complessa perché da quando ho iniziato ho sempre lavorato con un discorso sull'identità, il corpo, gli atteggiamenti, questa scatola che ci permette la decodificazione del mondo esterno, ma che allo stesso tempo è la radice che ci tiene marcati al tangibile. Ho sempre affrontato tematiche legate alla precarietà, all'ipocrisia. Per un lungo periodo ho cercato di descrivere il corpo anche in funzione di uno stato mentale, ecco. Cioè, ho sempre descritto queste figure in acqua con questa quinta nera in cui si dissolvevano, con queste descrizioni anche bizantine appunto dello specchio dell'acqua, eccetera. Più che altro perché mi interessava unire un discorso proprio poetico, onirico, immagini mentali, momentanei, racchiusi all'interno di una tela. Piccoli momenti sognati che appunto permangono solo all'interno della tela. Ho proseguito cercando di descrivere l'assenza del corpo attraverso nature morte che potessero far emergere vizi e virtù della nostra specie, descrivendo, non so, i nostri atteggiamenti più intimi, in questi quadri che avevano una sorta di rebus all'interno, cioè tutti gli oggetti descritti erano parte di un discorso molto più ampio, legato anche alla politica, legato ai sogni, legato a quello che siamo. Recentemente la mia ricerca verte invece su un discorso più personale, legato alla distruzione, nel senso che l'unico modo che ho avuto per riappropriarmi di ciò che facevo è stato letteralmente smantellarlo e ricostruirlo. Quindi adesso mi approccio in una maniera completamente diversa al lavoro pittorico, sono molto meno filosofico, molto meno mentale e più fisico. Spesso e volentieri mi ritrovo proprio a duellare con la tela, i colori, il telaio, in una, penso, battaglia infinita alla ricerca di un'opera perfetta. L'arte contemporanea, come tutti i linguaggi presenti oggi nel mondo, è un linguaggio di caos. Non si ha mai chiaro nulla, non è mai vero niente, tutto è assolutamente momentaneo, le cose durano come un post su Facebook, circa 12-14 ore, poi tutto ritorna di nuovo a essere dimostrato nuovamente. In Italia in particolare, visto che ho avuto un paio di incursioni anche all'estero, noto che il mercato è feudale, esistono pochi re che dividono le contee in base ai curatori più fedeli e tutto comunque si svolge all'interno di una copia, di una copia, di una copia, di una copia che a lungo andare diventa estenuante perché io credo e spero di fare una ricerca il più onesta e originale possibile.
Spesso e volentieri mi tocca dialogare con artisti che copiano interamente il lavoro da manifestazioni meno conosciute estere, come se il cliente italiano fosse stupido e ignorante, e forse è proprio così, perché alle volte veramente mi trovo di fronte a delle copie spacciate come se fossero opere originali, ma in verità non è questo il linguaggio dell'artista e soprattutto non è il suo. Quindi per un artista italiano vivere in Italia è difficile, però bisogna fare di difficoltà virtù e pensare sempre che comunque periodi difficili e respingenti nella storia ne abbiamo passati tantissimi. La pittura non si è mai fermata, a differenza di tante altre manifestazioni artistiche che magari, non so, riempiono quella nicchia per il breve periodo di moda in cui hanno un attimo di luce, e invece penso proprio alla pittura come un linguaggio infinito e universale che raccoglie in sé la somma di moltissima conoscenza naturale, umana, e che sia comunque un linguaggio che non può scomparire perché è necessario. Un computer potrebbe sparire, un pennello penso che sia molto difficile, molto più difficile da far sparire.